Bene, torniamo a parlare di Gemini. Gemini nel caso specifico di come si è integrato, di come si sta integrando all'interno della suite di ufficio di Google, quindi lo vedremo nel caso specifico su Google Drive e poi andremo a fare delle prove direttamente su Google Documenti, su Google Fogli e su Google Presentazioni. Quindi insomma, abbiamo un po' di carne al fuoco per oggi. Mettiamo leggermente in pausa i nostri programmi europei. Come avevo già anticipato, ritorneremo ogni tanto a parlare anche dei software di cui abbiamo sempre parlato fino adesso. Andiamo a vedere la nostra sigla ignorantissima e noi ci vediamo dall'altra parte. Vai! Matteo Maini freelance. Matteo Maini freelance. In questo momento io sono all'interno di una cartella di Google Drive. Questo è un profilo istituzionale, ok? E quindi insomma molte cose non riesco e non posso chiaramente farvele vedere. Però all'interno di questo profilo istituzionale è venuto fuori, è spuntato, puff, diciamo da qualche settimana, la possibilità di chiedere a Gemini, di interfacciarsi con Gemini. Quindi è una cosa molto interessante che ritengo giusto appunto far vedere. Innanzitutto andiamo a vedere, in questo momento sono in una cartella che si chiama prova, ok? E qui abbiamo la possibilità di interfacciarci in due occasioni con Gemini. Il primo è chiedi a Gemini, oppure dall'altra parte, se torno indietro, ecco Gemini ce l'abbiamo anche qua, è indifferente, ok? Chiedi a Gemini. Bene, adesso siamo in questa schermata dove noi possiamo fare a Gemini tutta una serie di richieste, di ricerche, di informazioni che hanno a che fare col nostro Google Drive. Attenzione, qua a sinistra c'è scritto le tue fonti 1, però noi possiamo anche dare un colpetto in modo tale che lui vada a cercare più fonti sulla base di quello che io gli dico. Quali sono le informazioni che gli posso chiedere? Beh, ad esempio, fammi vedere i JPEG o PNG che ho inserito oggi in Drive. Quindi lui cosa sta facendo? Lui in questo momento sta cercando sulla base della giornata, sulla base del file, sulla base di quello che io ho richiesto. Eccolo qui. Quindi in questo momento ha trovato due immagini. Perché? Perché sono due immagini che ho inserito oggi. Quindi qui non dovete più, qual è il concetto in questo caso? Che non dovete più andare a cercare o ciapinare, come si dice da noi, a fare qualcosa voi, ma chiedete a Google Drive, anzi chiedete a Gemini nello specifico di potervi aiutare all'interno di Google Drive, ok? Dopodiché questa parte che voi fate potete inserirla come progetto che andrà poi a finire, se noi lo andiamo a salvare, vediamo. Una volta che noi abbiamo fatto salva come progetto, per chi ha questo tipo di account e quindi ha questa grande fortuna di poter sfruttare Google Drive e Google Gemini tutti e due insieme, vedete che qua nei progetti poi è possibile andare a lavorarci. Chiaramente noi adesso come progetto non mi interessa, di conseguenza facciamo eliminare il cestino. Allora, andiamo a vedere adesso una cosa importante e andiamo su Google Documenti. Quindi partiamo su Google Documenti, facciamo un documento nuovo. Voi ovvio che potete andare direttamente su Google Documenti anche direttamente da qua, ok? Quindi da qui potete fare la stessa cosa, non c'è una grossa differenza. Quando siamo all'interno del documento abbiamo questa possibilità di creare, quindi di chiedere a Gemini direttamente da qui di scrivere un progetto, un qualcosa per noi. Quindi crea una email dove posso chiedere, che ne so, alle associazioni il patrocinio per le pubblicazioni sui canali social, ok? Quindi raccoglie le informazioni, lui semplicemente fa quello che poi fa anche da altre parti.
Come vedete sta facendo la stessa cosa che avrebbe fatto anche su Gemini facendo semplicemente copia e incolla. Quindi lui ha creato questa mail, io adesso ho tirato via tutte quelle voci che sostanzialmente non servono, diciamo, in questo video. Notate anche che qui abbiamo queste particolarità. Cosa significa? Significa che all'interno di queste voci, che mi ricordano molto HubSpot, io ho la possibilità di inserire solamente con dei click le informazioni che mi danno. Ora, al netto delle persone, perché sono sicuro che vengono fuori degli indirizzi di posta elettronica che non si devono vedere nel video, però poi qua nella data io posso andare ad inserire questa data qua, ok? E fare ok, place, non so, che posso mettere ad esempio Ferrara, e ci do un colpetto. Eccolo qua. Quindi è diventato molto interattivo anche il foglio, insomma questo foglio di videoscrittura. A proposito del foglio di videoscrittura, è possibile anche fare una cosa del genere. Questo lo vado a selezionare e faccio perfezione. Scrivo usa un linguaggio più informale in questo punto, ok? Lui ovviamente che cosa farà? Sta ragionando, e vi ricordiamo come previsto il regolamento, bla 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 bla. In questo caso lui, ecco, ha modificato, ed è importante che vi fa vedere come sono le modifiche. Quindi vi dice, allora, intanto questo lo tiriamo via, questo lo possiamo mantenere, un colpetto, bene, questo lo possiamo mantenere, bene, un colpetto, questo qui, no dai, questo qui lo manteniamo come era prima. Questa è una cosa molto interessante e oltretutto anche molto utile. Se noi andiamo qui dove c'è scritto altro, vedete, posso fare abbrevi, elabora, più formale, crea elenco puntato, riassumi, visualizza. C'è tutta una serie di informazioni che io posso andare a mettere all'interno del mio documento. Quindi o lo faccio da zero e posso tranquillamente evitare tutto questo semplicemente scrivendo le informazioni come abbiamo sempre fatto su Google Documenti, oppure posso farmi aiutare direttamente con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che ovviamente mi aiuta anche su Google Fogli. Ad esempio, qui adesso lo eliminiamo e facciamo sposta nel cestino. Andiamo su nuovo e andiamo sul foglio di lavoro vuoto. Eccolo qua. Gemini, anche qui, qua sulla destra, c'è appunto questa possibilità. Qui ho fatto una prova prima, una prova che secondo me è molto interessante per quello che poteva essere, e gli ho fatto questa domanda. Controlla email e calendario mio del 2026 e fammi un foglio dove sono segnate le ferie. E faccio invio. Quindi lui che cosa fa? Lui adesso va a vedere in base alle fonti, quindi le email dove è segnata una parvenza di ferie, oppure va a vedere anche su Google Calendar dove c'è un evento che possa riguardare per esempio ferie. Raccoglie queste informazioni e le mette all'interno del foglio, appunto del foglio elettronico. Anche questa è una particolarità, diciamo, molto importante. Ecco, tra le due, quindi tra Google Calendar o la Gmail, è più il caso che lui vada un po' a controllare la posta elettronica. Mi raccomando, ricordatevi sempre che anche in questo punto lui potrebbe sbagliare, ok? Quindi controllate sempre e non date per scontato che ci sia la verità assoluta. Ecco il piano suggerito, vedremo i contenuti, piano per riepilogo, le tue... Quindi le date delle ferie approvate delle email 2026, ok? Qua ci sono delle email che io in questo momento ho nascosto, soprattutto nella parte dove c'è la matricola e tutto, e faccio approva. Come vedete ha creato una piccola tabella dove sono state poi indicate tutte le operazioni che hanno permesso di fare, ad esempio, una approvazione delle ferie di questo determinato utente, piuttosto che di un reparto intero, eccetera, eccetera. Tra l'altro notate che lui sta ancora macinando, quindi sta facendo veramente un lavoro molto grosso.
Qua sopra il nome non gliel'ha messo, sotto invece ha messo appunto ferie 2026. Una volta poi che lui ha finito, bene, lui va a prendere tutte le azioni che sono state fatte, tutto quello sostanzialmente che ha fatto, le fonti che sono state consultate, vedete che ha consultato più che altro il discorso di Gmail, appunto come dicevamo prima, quindi è andato a controllare più che altro la posta elettronica. Bene, da qua ovviamente una volta fatto, che cosa posso fare? Posso continuare a modificare, a lavorare, oppure fare sempre sostanzialmente il solito lavoro che si fa per i fogli elettronici. Vi faccio vedere tra l'altro che Gemini c'è anche qui sopra, è stato inserito come menu all'interno di questa voce. Posso creare delle tabelle pivot, immagini, riassumi testo, quindi è veramente stato incorporato all'interno di questa piattaforma. Proviamo a vedere se riesco a generare un grafico, quindi genera un grafico, eccolo qua, genera un grafico, quindi crea grafici per questi dati. E vediamo che cosa fa. Bene, io non avevo un'idea di come sarebbe potuto venire fuori un grafico in queste situazioni. Ecco che è venuto fuori, quindi mi dà la possibilità appunto di questi giorni di ferie, mi dà la possibilità di controllare tramite questi grafici. Personalmente mi piace di più questo secondo grafico e faccio inserisci. Inserendolo, ecco, questa è una cosa che come vedete anch'io lo scopro ogni volta, sempre qualcosa di nuovo. Ecco che salta fuori, quindi non solo ha creato la tabella sulla base di tutte le email che io sono andato a creare, eccetera, eccetera, ma con il grafico ha creato proprio una tabella, un po' come le tabelle pivot, per esempio, per Excel. E questa è una cosa veramente molto utile, soprattutto per chi deve lavorare con una grossa mole di dati. Anche qui, come sempre, file, sposta nel cestino e andiamo alla schermata ondifogli. Andiamo a vedere la terza parte che ha a che fare con le slide. Quindi vado su nuovo, presentazioni Google, presentazione vuota. Ecco, qui ad esempio ci sono già delle fonti nuove. Cosa vuol dire? Quindi questa parte qua che vedete prima non c'era, in quanto adesso questa parte integra tranquillamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi integra le immagini create con Nano Banana, oppure integra per esempio delle infografiche per dati complessi, eccetera, eccetera. Ora, voi potete anche andare avanti con questo percorso, io scelgo invece una slide vuota, ok? Tutto quello che però abbiamo visto prima lo possiamo trovare anche qui sulla destra, ok? Se adesso da qua io volessi andare ad inserire Gemini o comunque chiedere a Gemini di farmi un lavoro, vedete che qua su Gemini non ce l'ho, ma Gemini è sempre qua, questa bolla qua in alto a destra. E gli chiedo, creami una slide di presentazione del corso di IA per principianti. Poi metto stile 8 bit e faccio invio. Quindi io voglio fare una presentazione, non ne ho un'idea, so il testo che devo scrivere, adesso non gliel'ho detto, avrei potuto dire metti che il titolo si chiama bla bla bla, quindi avrei potuto tranquillamente farlo. Adesso invece faccio fare a lui, ok? Ricordatevi, intanto mentre lui macina, che non è possibile al momento, allo stato attuale, fare più immagini alla volta, fare più slide alla volta, ok? Quindi al momento si fa una slide alla volta. Bene, allora a me non fa impazzire questa presentazione, mi piace solo un pochino questa cosa qui, intanto facciamo sostituisci. Bene. Quindi posso migliorare questa slide. Ecco, ne approfitto per farvi vedere una cosa. Notate che, ed è proprio quello che dicevo prima, io devo specificare crea una nuova slide, perché altrimenti mi salta fuori questa voce che non può fare più di così. Quindi crea una slide numero 2 dove con lo stesso stile parli del concetto di deepfake.
Ci ha messo un po', dopodiché ci ho messo un po' anch'io, perché come vedete lui mi ha creato praticamente la stessa slide e non ha capito niente di quello che gli volevo fare. Diciamo che c'è ancora un enorme margine di miglioramento. Comunque, l'importante è che voi abbiate perlomeno una scaletta fatta per vostro conto dove ci sono tutti gli argomenti. Se non avete voglia chiaramente di fare la grafica, allora in questo caso lo potete semplicemente chiedere a lui di fare la grafica slide per slide. Diciamo che qui in questo preciso punto non è ancora il momento per dire fai tu e io ti guardo. A dire la verità bisogna starci molto dietro. Siamo ancora a dei lavori diciamo molto minimi, siamo ancora in un punto in cui c'è un enorme, come dicevo appunto prima, margine di miglioramento. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se siete su LinkedIn potete aggiungermi su LinkedIn, trovate il mio link appunto sotto nella descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!